Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. È prestissimo, ma quando io mi metto in testa qualcosa dobbiamo farla. Meno male che c'è lui che mi segue. Allora, quest'oggi andrò a fare la ricetta del pandoro fatto in casa. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Allora, abbiamo bisogno di pochi ingredienti per fare il nostro lievitino, perché il pandoro ha un impasto di 4 fasi, quindi ci vuole un pochino di tempo. Ragazzi, se non lo avete, lasciate stare. Niente, Ok? niente pandoro. Niente pandoro. Compratelo, non è la stessa cosa, ma va bene uguale. Allora, un tuorlo, 12 grammi di lievito, un cucchiaio di zucchero, 60 grammi di acqua tiepida, una ciotola, una frusta di plastica e ben 50 grammi di farina Manitoba o comunque una farina con un alto valore proteico. Mescolo il tutto dentro la ciotola. Prima metto la farina, poi metto il lievito nella ciotola della farina, che è più larghina, ok? Vado a sbriciolarlo con l'acqua calda, in questo modo, lo sciolgo, poi lo metto nella farina, così, rimane sempre un po' di fondo, quindi magari con un cucchiaino, io non voglio fare rumore, e quindi voi con un cucchiaino toglietelo, ok? Metto lo zucchero e il tuorlo, vado a recuperare il lievito che è rimasto nella ciotola, mescolo il tutto, ci vediamo tra un attimo. Ecco qua. Allora, tiriamo giù dalle pareti della ciotola il resto del lievitino e poi lo andiamo a ricoprire con pellicola. Lo lasciamo così in un posto caldo, magari in forno precedentemente acceso e poi spento, per circa un'ora e mezza, ok? A dopo. Allora, eccoci, siamo pronti per fare il primo impasto. Questo che abbiamo fatto adesso è il lievitino. Vi dico immediatamente che dovete prendere il lievitino, guardate come è lievitato bene, è venuto proprio bene bene. Vogliamo specificare un attimo cos'è il lievitino? È un pre-impasto. Perfetto. Ragazzi, intanto che mettiamo il preimpasto nella planetaria, mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché io, come sapete, sono tanto curioso. Ecco qua, abbiamo messo il preimpasto dentro alla ciotola della planetaria. Oh ragazzi, se non avete la ciotola della planetaria potete anche provare a farla a mano, però insomma È dura. è dura. Allora, adesso aggiungiamo i 225 grammi di farina Manitoba, così, togliamo la palettina, poi mettiamo 15 grammi di acqua tiepida con ulteriori 5 grammi di lievito, li andiamo a sciogliere con un cucchiaino. Iniziando oggi, quanto dura la ricetta? Considerato che abbiamo iniziato alle 6 di mattina, per domani verso l'ora di pranzo è pronto. Ok, quindi diciamo quasi un giorno e mezzo. Sì, più o meno. Acqua, lievito direttamente in ciotola della planetaria, poi zucchero 25 grammi, un uovo intero, la buccia grattugiata di un'arancia, mi raccomando, io l'ho lavata bene bene, la mettiamo tutta e ci rivediamo tra un attimo per gli altri ingredienti.
Abbiamo grattugiato tutta la buccia dell'arancia, mi raccomando solo la parte arancione, quella bianca è amara. Adesso abbiamo preso una bacca di vaniglia e siamo andati a togliere i semini, la corteccina no. Ecco qua. Mettiamo i semini in ciotola direttamente e adesso questa la mandiamo avanti per circa 10 minuti, deve impastare un po' a lungo, dopodiché aggiungeremo il sale e poi il burro, mezzo cucchiaino raso da caffè di sale e 30 grammi di burro. Allora, siamo pronti per aggiungere il sale e il burro a temperatura ambiente fatto a pezzettini, in questo modo lo dovete rompere con le mani e mettere man mano. Quindi mi raccomando, un po' per volta, fate assorbire bene. Una volta che l'avete messo tutto, deve assorbire l'impasto, deve assorbire tutto il burro, se no non dovete proprio toglierlo dalla planetaria. A dopo. Allora, l'impasto è praticamente fatto, il primo impasto. Andiamo a fare un pochino di pieghe. Deve risultare così, elastico, leggermente appiccicoso, ok? Facciamo delle pieghe. Scusate il rumore, ma si attacca alla ciotola, quindi fa un po' di rumore. E anche i guanti. Ecco qua. Adesso lo lasciamo coperto con pellicola a riposare per un'ora e mezza circa a temperatura ambiente. Allora, come vedete, l'impasto è bello gonfio, solo dopo un'ora e mezza. Adesso dobbiamo aggiungere 225 grammi di farina Manitoba, mi raccomando è importante, o comunque una farina con alto valore proteico, 100 grammi di zucchero, 2 uova intere e 30 grammi di burro che aggiungeremo dopo a fiocchetti, esattamente come per il primo impasto. Quindi adesso stiamo facendo il secondo impasto, cioè primo impasto più gli ingredienti che vi ho detto. Vado in planetaria, ci rivediamo tra poco. Eccolo, il nostro impasto è pronto. Guardate che spettacolo. Vedete? Fa il velo. Questo si chiama fare il velo. Quando fa, diciamo, tirando la pasta diventa molto sottile e non si spezza. Adesso lo togliamo dalla planetaria, lo lasciamo a riposare coperto con pellicola in un posto caldo un'ora e mezza, poi lo prendiamo così com'è e lo mettiamo in frigo per almeno 3 ore. Ci vediamo dopo. Allora, come vedete è lievitato molto nel frigo, è bello sodo perché l'ho tirato fuori adesso. E ora lo dobbiamo stendere. Lo dividiamo prima in 2 parti, se non avete uno stampo da 1,2 kg. Io non ce l'ho, non si trovano più. Mettiamo poca farina sul tavolo. Appena. Ecco. E lo andiamo a stendere. Prima dividiamolo. Ok, lo ripoggio nella ciotola, prendo il mattarello e adesso dobbiamo iniziare la sfogliatura. Quindi stendiamo l'impasto a forma rettangolare e poi ci andiamo a mettere il burro. Preparatevi il burro ovviamente prima, perché non deve essere sciolto nel tegamino, diciamo, ma deve essere sciolto a temperatura ambiente, 100 grammi più o meno, quindi 50 grammi per uno, 50 grammi per l'altro, va bene? Poco più, poco meno, insomma, quello è. Si è sporcato qua, non so perché, no, vabbè. Ecco qua. Adesso lo stendo tutto e ci rivediamo qui a rettangolo steso. Era la vaniglia, io vedevo dello sporco, erano i semi di vaniglia, vabbè, scusate, stavo senza occhiali, infatti non capivo. Adesso andiamo a mettere i fiocchetti di burro ammorbidito a temperatura ambiente, come vi dicevo, circa 50 grammi,
a sfoglia, ok? Quindi voi tiratelo fuori un pochino prima, poi fate i fiocchettini in questo modo, li cospargete per tutta quanta la superficie della sfoglia e poi piano piano li tirate così con i polpastrelli, ok? Ci vediamo dopo. Ok, a questo punto cosa facciamo? Pieghiamo la pasta su se stessa in questo modo, un po' come si fa per i cornetti. Poi andiamo a massaggiare con il mattarello in questo senso, ok? Una volta fatto in questo senso qua, lo facciamo nell'altro senso ancora. Colleghiamo i lembi e lo ristendiamo di nuovo, così per 3-4 volte, ok? Ci rivediamo qua alla chiusura. Alla fine deve risultare un quadrato, ok? Quadratino. Che facciamo? Facciamo così. Lo chiudiamo in questo senso. Deve rimanere l'apertura nel centro, ok? Lo andiamo a massaggiare un pochino e lo mettiamo nello stampo del pandoro imburrato, così, spingendolo un po' nel centro. Questo ce lo scordiamo perché deve lievitare per almeno 6 ore. 6 ore. Ci mettiamo la pellicolina sopra in questo modo, ma come arriva al bordo togliamo la pellicola, è importante, e non deve essere sigillato, è appena appoggiato, proprio per non farlo seccare troppo, ok? E ci vediamo tra 6 ore, ragazzi. Eccolo, come vedete lievitato anche l'altro, però questo è il pandoro, l'altro è un panettone pandoro. E adesso lo andiamo a mettere in forno a 170 gradi per i primi 10 minuti, poi 35 minuti a 160 gradi. Mi raccomando, se vedete che la parte superiore diventa troppo brunita, mettete un foglio di alluminio, così evitate che si bruci. A dopo. Allora, sono leggermente lievitati. Ma leggermente, sì. Leggermente. A questo punto devono rimanere al calduccio per diciamo un 20 minuti, mezz'ora, ok? A forno però non chiuso, mi raccomando, perché sennò non va bene. E poi li andiamo a girare non appena si sono leggermente raffreddati, ma devono essere ancora caldi, mi raccomando. Adesso che non sono più incandescenti, li andiamo a girare e a schiacciare leggermente. Questo è venuto più gonfio da una parte, e vabbè. Ecco qua, questo già si stava sformando da solo, ha deciso. Così. Li facciamo raffreddare in questo modo, magari dentro al forno noi, spento ovviamente perché abbiamo il gatto in giro, quindi non sarebbe proprio igienico. E una volta raffreddati vi faccio vedere che cosa dovete fare. Allora, è arrivato il momento, scusate, la padella è sul fuoco. A questo punto togliamo. Questo è venuto tutto storto, ma è normale perché lo stampo ovviamente non è quello là, È quello da panettone. esatto. Ed eccolo qua il nostro pandoro. Ragazzi, guardate che carino. Questo sarà ottimo per fare la colazione comunque. Eh sì. Allora, lo mettiamo nella busta in questo modo, così. Mettiamo un pochino di zucchero, senti che profumo di burro, sì, d'arancio, di tutto. Un pochino di zucchero a velo. Lo spolveriamo con lo zucchero a velo. Dopodiché una bella così, una bella spolverata, lo chiudiamo e lo lasciamo a riposare così per almeno 24 ore, quindi è perfetto per la vigilia di Natale. Ragazzi, spero vi sia piaciuto e provate a farlo e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao a tutti!